Buongiorno, buongiorno! Siamo in sella all'Africona, siamo partiti di buona mattina perché vogliamo ammirare questi paesaggi in purezza e la direzione è Colle del Nivolé. Allora, l'Africa Twin ha letteralmente divorato questi 700 km che ci separavano da questo punto e ne siamo usciti abbastanza bene, devo dire, tranne per la sella guidatore che comunque a lungo andare tanti chilometri senza grandi possibilità di movimento su di essa si è rivelata abbastanza scomoda, superati i 300 km. Per moto di questa tipologia sicuramente ci sono selle migliori, però è anche vero che la versatilità che ti dà questa moto anche in fuoristrada, ma anche su strada per chi è un po' meno alto, per essere calzata grazie a questa sella appunto stretta, quasi crossistica a momenti, diciamo che ha il suo scotto da pagare. Direi che ci rivediamo direttamente al Colle del Nivolé. Oh, che bella vacanza invernale, vero tesoro? Andiamo molto presto perché diciamo così non ci troviamo tanta gente, effettivamente è così, cioè perché c'è nessuno, ci stiamo noi due. C'è il rifugio, ovviamente l'abbiamo inaugurato noi, tra l'altro siamo l'unica moto, l'unica, e un motivo c'è. Esatto. Diciamo che io pensavo che avremmo trovato freddo, ma non così tanto, cioè per venire qui adesso la moto segna 4 gradi e io sto con i guanti estivi, quindi non vi dico che goduria è stato passare i valichi di montagna con strada strettissima che purtroppo non avete visto per il semplice fatto che si è scaricata la GoPro. Vediamo al ritorno, spero che la GoPro tenga perché comunque fa freddo e la batteria non gli fa bene, però diciamo che il posto merita. Poi praticamente a un certo punto siamo passati in mezzo alle nuvole. Sì, avevamo le nuvole qua, stessa altezza, solo là. Spero al ritorno di riuscire insomma a farvi vedere qualcosa. Ora tocca a me, vediamo se mi schianto con la GoPro accesa. No. Cioè è un passo tuo, è un salto mio, un passo tuo. Ciao mucca. Speriamo di trovare condizioni migliori di prima perché prima ragazzi la GoPro ci ha abbandonato prima c'era una cascata e si vedeva tipo pulviscolo nell'aria. Non poteva essere pulviscolo, no, noi abbiamo visto in diretta l'acqua della cascata che brinava per il freddo. Bellissimo, romantico, poetico, fantastico, sono morta di freddo. Già vedere 9 gradi invece di 4 già è più incoraggiante. Già uno riesce a sentire la leva della frizione, cioè guardate che meraviglia. Qui è consigliabile andare molto piano perché questa strada è doppio senso di marcia, è stretta, in molti tratti non ha il guardrail e vedi proprio le curve che farai dopo a picco, a strapiombo nella montagna. Fa abbastanza impressione, se soffrite di vertigini non mi sento di consigliarvela come strada. Siamo già riscesi a 7 gradi. Vedi i cartelli incoraggianti. Semplicemente meraviglioso, ragazzi. Quella è la strada che abbiamo fatto prima, fa veramente impressione da qua. Qui purtroppo per gli amanti del fuoristrada come il sottoscritto è una tortura, perché vedi tante strade anche carrabili, anche che sarebbero fattibili da fare pure con una Max Enduro, ed altre invece che sono da specialistica o da mountain bike. Il problema però è che è tutto un divieto qui, da una parte giustamente, però è una vera sofferenza, ecco. Mamma mia, inquadra qua, guarda che roba.
Cioè adesso c'è proprio un altro spirito con cui la stiamo facendo. Prima era la condizione proprio inospitale da montagna, quindi quella proprio brutta che dici forse è il caso di rigirare, anche perché poi col freddo, ripeto, non sentivo le leve, non stavo bene, ecco. Allora tra poco passeremo su una diga che è una cosa impressionante, tagli in due la montagna, dal lato c'è tutto il bacino idrico dove ci passi sopra e dall'altro invece c'è il vuoto, lo strapiombo, l'abisso. E lui lo facciamo passare bene, dai. Per me ha ragione lei a prescindere. Madonna, una carovana si è uscita fuori. Io pure quel camper farei passare. Questo è il problema del fatto che è stretta la strada. Guarda che tornanti. Ecco, ricominciamo col vento. Allora è di sta zona. E qua siamo sulla diga. Qui come potete vedere c'è il bacino idrico che viene appunto gestito da questa diga qua. Di qua c'è lo strapiombo, il nulla, con altri pezzi della strada che siete. Di qua invece c'è il bacino idrico chiuso su cui stiamo per passare letteralmente sopra. Assurdo ragazzi, assurdo. E di qua il niente. Qui il vento si sente, ti risposta infatti le valigie e tutto, te lo fa l'effetto vela. Allora è questo punto qui della montagna che è così. Cioè, che vi dico ragazzi? Che vi dico? Che abbiamo fatto in salita con il ghiaccio. Sì, perché poi vedevi poco, una cosa e un'altra, cioè non è stata una bella sensazione. Comunque arrivati giù al paese mettiamo il navigatore e quella è la cascata e dobbiamo anche fare benzina, siamo in riserva, però abbiamo 70 km di autonomia, considerate che adesso ci mancheranno una decina di chilometri, forse anche di meno per arrivare in paese, però che roba. Diciamo che questa mattina appunto c'erano le vibes da viaggio norvegese, quindi queste cascate nebulizzate con le nuvole, un freddo boia che pure adesso non è che va tanto meglio, infatti l'ho fatta molto larga e ho detto boh, gli basterà o c'è sperone e c'è buttate sotto? Comunque no, questa diciamo non è una strada per scannare, decisamente. Questa è una strada tranquilla, panoramica, anche perché veramente correre con questo paesaggio e non ammirarlo è veramente, cioè, parere mio, è stupido. A parte quando ti rendi... Sì, esatto, perché... No, io parlo più che altro di paesaggio maestoso da guardare, non tanto... A quello è meglio non pensarci, se no non lo fai proprio. Però sì, qua ragazzi siete senza guardrail e siete a strapiombo sul nulla. Cioè, qui la caduta è grossa. Ma pensa che bello poter entrare là dentro! E invece non si può, perché qua è vietato fuori strada in tutte le forme, salse e dimensioni, solo con la mountain bike. E vi dico la verità, sto rosicando di non avere una mountain bike in questo preciso momento e sto quasi pensando di ricomprarla come in passato. Stiamo andando lì, Castello di Verno. Comunque 10 minuti non so come, cioè. Sì, per carità, è una bella pettata e per terra è scosceso, però insomma. Adesso vediamo se si riesce a entrare. Forse 10 minuti per entrare, non lo so. Proseguiamo. Appena reduci dalla visita. Bellissima, bellissima, andate, sì. È interessantissima, la guida è stata bravissima. Tra l'altro non si pronuncia Ver, come dicevamo, eravamo convinti che fosse tipo francese, invece ma in realtà secondo me ha delle influenze francesi, chiaramente vista la vicinanza, quindi secondo me è Ver, però vabbè, la guida ce l'ha esposto come Verres, quindi, Verres, quindi sì. Questo sarà il castello di Verres, basta. Così è deciso, l'udienza è tolta. Esatto, adesso andiamo a vedere il parco. Comunque è interessante, poi anche il costo della visita, cioè è nullo praticamente, sono 6 euro a persona, dai. E poi sono tanti aspetti, diciamo, anche storici interessanti. A me queste cose piacciono tantissimo perché poi quella parte di storia in particolar modo la conosco abbastanza bene, quindi mi piace fare tutti i collegamenti di quello che stava succedendo in Italia e nel resto del mondo, tipo la storia della peste, e qua sono stati colpiti relativamente, ma tutto il resto dell'Europa, fa anche molto ridere che, diciamo, buona parte della visita giustamente spiegano l'architettura
del castello a scopo difensivo e di come certo, in realtà non perché sia stato difensivo. era strategico, perché questo stava lontano dal fiume. Che ci faccio se è lontano dal fiume? Devo stare aspettare l'acqua piovana. Vabbè. E adesso siamo tornati al momento topico. Oh, ciao. Nutrirci. Perfetto, rifocillati e pronti a partire. Siamo passati dal freddo al caldo esponenziale. 24 gradi? Sì, vabbè, diciamo la moto al momento non fa testo perché è stata al sole tutto il tempo della visita, tempo di mangiare al ristorante, non fa mai 35 gradi. La percezione dai 4 gradi di questa mattina a comunque 24 da adesso si sente tutta, una bella escursione termica. Adesso castello di Grains. Vabbè, questo è il castello dei Gran, grazie per averci seguito e... Dai, saliamo. Questo è il castello. Grazie per essere passati. Almeno fa fresco qui. C'è del venticello. Allora, l'unica cosa buona di questo castello È che è un rudere, è molto bello e fa freddo. è che fa fresco e c'è vento, perché per il resto è proprio... Beh, è un rudere. rudere. Riders e benvenuti dal vostro Medors. Improvvisatissimo, però avevamo bisogno di verdure, Verdure e frutta, perché ultimamente stiamo abusando di formaggi e salumi e stasera rifaremo schifo, poi vedrete dove vi porteremo. E questa è la nostra vista albergo che direi che è di livello, sì. Bella, eh? Molto carino. Mazza che figata. Fanculo. No, vabbè. È un supereroe questo se vuole fare tutto il passo delle montagne a salire su. Cioè, il supereroe. Ah, esatto. Hai visto, ti ho portato pure in Francia. Allora io direi o ci fermiamo qui dove c'era quel lago fico lì. Hai visto c'era una piazzola caravota. Ci stavo a pensare. Dai, fermati qua. Sì, è andata. Comunque sono stato talmente ispirato da questa vacanza in Valle d'Aosta che ho appena riacquistato una mountain bike. Ilaria non è d'accordo, no? Ma non è vero! No, in realtà non ha detto niente, poverina. Sono semplicemente sorpresa perché ha fatto tutto nel giro di 2 minuti. Mi sono distratta quei 2 minuti per andare a pagare, è successo tutto, basta, fine, solo esclusivamente questo. Vabbè, a volte sono impulsivo, problemi? Questa ironia non sarà tollerata. Comunque, paesaggi pazzeschi, ragazzi.
Mazza, scendere è divertente davvero sto passo. Parco giochi per adulti. Buongiorno, buongiorno, giorno 3. Allora, prima sosta mentre Ilaria si disfa i capelli. Eccoci. Praticamente siamo sopra ad Aosta, sì. Abbiamo seguito la strada che porta ad Arpuil, ma non so se la siamo a Serra, giusta. Penso, o l'abbiamo superata Serra. La vista qui è qualcosa di assurdo. Adesso facciamo partire il drone perché dovete vederla, è una cosa non si spiega. Bellissimo. Ok, abbiamo preso una deviazione dall'itinerario, quindi se trovate questo video fateci un film found footage, quelli horror tipo che trovano le telecamere, fateci una cosa del genere. Abbiamo visto un'indicazione per il lago, tanto abbiamo una marea di tempo per fare le cose, perché i chilometri da fare non sono tanti. Vicino ad Aosta i giri diciamo che sono corti, diciamo pieni di curve, strade strette, perché questo è a doppio senso di marcia, mi piace ricordare questa cosa. Passi proprio tagliando per i monti, strade strapanoramiche, e quindi adesso andiamo a vedere questo lago. Ci è apparsa l'indicazione come deviazione, poi dopo tanto riscenderemo giù e vedremo il da farsi. Qui è il tonfo al cuore vedere tutte queste strade con divieto di accesso, e sono tutte delle sterrate simpatiche da fare. Uffa! Sì, non possiamo andare al lago perché è solo a camminata, diversi chilometri. No, adesso riscendiamo, vi faccio vedere che rosicata, perché poi è uno stradone bianco che si potrebbe fare anche in doppio tranquillamente, però ovviamente ci sono sempre questi cacchio di cartelli. Arrosicata proprio, vedi? Purtroppo. Allora, siamo dispersi tra le rupi, però signori, venite in Valle d'Aosta in moto. Le strade sono comunque insidiose, però avete certi paesaggi in cui vi ritrovate proprio immersi. Con la macchina l'effetto non sarebbe lo stesso. Guardate che spettacolo. Poi su queste strade qui che sono un po' meno battute, diciamo, in generale, diciamo non trovate nemmeno troppo traffico, sono strettissime, quindi è un bene che non siano battute, perché in quei rari casi in cui abbiamo incrociato qualcuno a momenti quasi ci abbiamo fatto un bel frontale in entrambi i casi, stavamo andando fortunatamente piano. L'unica cosa, non commettete l'errore nostro, perché noi leggevamo nomi di paesi, di cose, praticamente queste sono vie con delle case con 1, 2, 3, 4, 10 abitanti forse a dir lunga, quindi sono delle frazioni, le troverete sulla mappa come frazioni, però non avrete punti di appoggio, quindi se l'idea vostra è dici iniziamo a farle un po', poi a un certo punto ci fermiamo a un rifugio, a un bar, qui non c'è nulla, ci sono solo le abitazioni dei privati, quindi o li corrompete per farvi fare un caffè oppure non so proprio. Sono contento di aver lasciato le valigie laterali in albergo, perché questa moto è fantastica, me la sto godendo veramente. Se prima forse avevo mezza intenzione di venderla, adesso non credo che la venderò più, però ecco, con le valigie laterali, passeggero e quant'altro diventa tutto abbastanza complicato, ecco. Invece così adesso comunque con passeggero e baulettone dietro si è trovata la quadra, la moto c'ha già un'altra direzionabilità, se trovi il vento in quota non vieni sbatacchiato via con le valigie che ti fanno effetto vela. Se avete la possibilità lasciate le valigie in albergo. Noi abbiamo trovato un punto stabile direttamente ad Aosta, e ciò ci dà una grande libertà, perché comunque la Valle d'Aosta è piccola, quindi una volta che parti, diciamo, da dove siamo noi arrivi più o meno ovunque, e ciò ci consente di viaggiare un po' più scarichi e di godere appieno, diciamo, delle bellezze del territorio e in parte anche della guidabilità della moto. Queste sono molto insidiose così, perché se prendi la parte troppo interna ti sbilanci, perché praticamente ci cadi dentro. Se rimani troppo esterno non sai mai chi viene dall'altra parte, perché comunque sono tutte curve abbastanza cieche, senza protezione, come potete notare. Qui di sotto, cioè vai di sotto, gran zetta. Questo ce la facciamo piano di prima perché l'avevo vista la macchina sotto. La cosa buona è che dai tornanti sopra vedi chi arriva, e qua per esempio non lo vedi, ti devi affidare, non è proprio un tornante, è una curva stretta, però vedete queste sono tutte frazioni e sembra chissà che cosa leggendole sulle mappe, infatti dici boh, mi sembra strano.
e infatti è strano, non c'è nessuno. Ovviamente ogni abitante ha la propria frazione privata, il proprio mini comune, cioè Torretta, 50 metri fa c'era Babylon. Va bene, io a questo punto risparmio un po' di batteria e ci vediamo dopo, ragazzi. Il navigatore ci ha fatto letteralmente impazzire, perché ovviamente ci sono due castelli qui. C'è questo è di Saint-Pierre, l'altro invece è di Charroux de la Tour. Charroux de la Tour, sì. Esatto. Troppi castelli, cioè. Ah! Controlli la gradazione della Schweppes, tesoro? No, stavo vedendo solamente... Comunque si vede che stiamo invecchiando. Perché? Perché adesso non prendiamo più roba alcolica ogni 3 secondi appena ci fermiamo. Non mi pare manco il caso, dai, siamo pure in moto. Su. No, hai ragione. Aria frizzantina questa mattina, ho fatto pure la rima. Siamo diretti al colle del Gran San Bernardo. Oggi sconfineremo in Svizzera, infatti in questo preciso istante ho scaricato la mappa su Google Maps e sto navigando offline. Questo perché? Perché la Svizzera aderisce sia a Schengen, quindi basta semplicemente la carta d'identità, già con quella attraversate non vi serve per forza il passaporto, però non è comunità europea, di conseguenza se effettuate chiamate o se vi si attiva la linea internet scoprirete le gioie dei costi del roaming, quindi non fatelo. È da questa mattina, ragazzi, che troviamo la qualunque per strada. Appena usciti dall'albergo una macchina ci ha praticamente quasi speronata, l'ho schivata per un rotto della cuffia. Sono arrivato veramente alla distanza dove c'è quel Jersey, andando a 40, era ferma allo stop, vi giuro che era ferma e guardava verso di noi. Poi a un certo punto è come se ci avesse, cioè è come se stesse guardando verso di noi, ma in realtà non ci avesse visto. È presa e partita così, quindi proprio l'ho schivata all'ultimo. Poco dopo abbiamo preso un'altra deviazione per un'altra rotonda, un vecchio che penso che fosse vicino all'età per la demenza senile è arrivato a palla di fuoco a sta rotonda, a momenti pure là ci prende pieno nonostante ci avesse il dare la precedenza, ha bucato tutto, ha frenato all'ultimo secondo. Io tanto ormai avevo già fermato la moto perché già avevo capito come andava a parlare da come si stava avvicinando, tanto in moto della ragione uno se ne fa ben poco. Però ecco, sono queste le cose che piano piano mi stanno invogliando sempre di più a abbandonare la moto per strada, tanto devi stare presso a tutti i matti, non la puoi sfruttare come può essere veramente sfruttata una moto, come se ci vai in pista col cross o con la stradale, e quindi certe volte ritorna la cosa di dire prendo e mollo tutto per strada, però poi vedi questi panorami, visiti certi posti e un po' di riappacifichi, ecco. Giusto qualche alberello, c'è un'aria freschissima qua, si sta benissimo. Sembra anche abbastanza libero da eventuali velox e controlli questo passo. Secondo me pure con una sportiva, con una naked, ad alte prestazioni qua vi divertite. Ci sono tante S, belle curve in appoggio, anche i tornanti comunque sono belli ampi, quindi pure con semimanubrio non soffrite più di tanto, va bene. Certo, ripeto, correre con questi paesaggi è pazzia. Ciao Italia! Siamo ufficialmente fuori dalla comunità europea. Svizzera. In Svizzera? Qui siamo subito dopo la dogana, credo che abbiamo fatto un attentato in questo momento. Perché? Se io ho sentito sto botto. A parte che, vabbè, lo stavo a dire pure prima in telecamera, per come guidano può essere pure due che hanno infrociato qua sotto. No, guardate, veramente c'è... Che spettacolo! Mamma mia, sto soffrendo come un cane a vedere là sotto quegli sterrati belli ampi, che pure con le maxi enduro diventano veramente divertenti da fare.
niente, la sera mangioni sfondoni e a pranzo salutisti, almeno recuperiamo un po'. La faccio a stravolta, piccolo appunto, siamo tornati dal giro mattutino. Passo del Gran San Bernardo al ritorno dalla Svizzera per ritornare ad Aosta, divertentissimo, quello pure per gli smanettoni è fantastico. Noi adesso ci rifocilliamo, riposiamo un po' e dopodiché siamo pronti per, diciamo, alla fine l'ultimo giro organizzato della vacanza. Domani piove, domenica anche probabilmente, però noi ci siamo portati avanti perché avevamo dei giorni bonus e abbiamo riunito insieme, siccome il giro per sconfinare in Svizzera non ci ha tolto troppo tempo, ci ha preso solo la mattinata. Nel pomeriggio invece andiamo verso il forte di Bard e il castello dei Savoia. Così anche l'ultima parte culturale l'abbiamo espletata e dopodiché siamo liberi, felici e spensierati. Abbiamo fatto delle piccole modifiche in corso d'opera, ci siamo attardati un pochino troppo per la ripartenza e purtroppo non abbiamo considerato che alcuni dei posti che dobbiamo visitare avrebbero chiuso. Quindi abbiamo optato per lasciar perdere il castello dei Savoia, lo rimandiamo a domani, che sembra che il tempo ci darà tregua anche di sabato, prima sembrava dovesse piovere invece. Io darei un consiglio per il Montavik, fatelo per primo questo, perché ci sono dei posti che vi faranno ancora più dire wow. Cioè questo è come se fosse il livello 1, capito? È bello per carità, perché è molto bello, comunque state immersi nel verde, ci sono delle passeggiate anche molto semplici da fare. Questo giocatevelo per primo. Anche perché entrate in Valle d'Aosta che è più vicino. Sì, infatti il consiglio è non fate come noi, fate al primo giorno Forte di Bard, Castello di Verres, fateli tutti insomma, quelli che potete su questa zona. Allora, noi abbiamo scelto la via Easy del parcheggio laterale invece di quello dentro perché non ci andava di pagare parcometro, testa in fila con la gente, le cose. Però, dopo un'accurata analisi, ma non era meglio? Sembra di stare in Skyrim. Da zero. Sì, perché Napoleone io condivido una cosa con Napoleone, Cioè? il rancore. Non l'hanno fatto passare e lui questa cosa non l'ha accettata. One eternity later. Suggerimenti, non fatelo se fate prima il castello di Saint-Pierre. Le mostre sono anche degne, però la mostra di Saint-Pierre al castello allo Château di Saint-Pierre si ripete molto perché quello è un museo naturale e quindi qui almeno la mostra sulle Alpi rispecchia un pochino quel tipo di input. Sì. Perciò è come se fate il giro doppio. Qui adesso sembra molto interessante quella del Monte Bianco, sembra più fresca soprattutto, quindi... Sì, tra l'altro un caldo epocale, tanta gente, quindi anche in questo caso se fate quella di Saint-Pierre magari qua veniteci perché è particolare. È bello, comunque... Ci sono tante mostre, sì. Diciamo che l'unica mostra che rimane fissa è quella del Museo delle Alpi, Sì. Dove siamo andati che c'era stato caldamente consigliato da più persone. Sì, esatto. Però la seconda parte ci è piaciuta. La seconda parte era più interessante La seconda perché parte era era anche più era ciò che noi non sapevamo e quindi... Infatti sono le uniche parti dove ci sono delle foto e dei video, perché il resto sarebbe stata una ripetizione dell'altro Esatto. museo. Andateci però appunto Con questa se postilla. esatto, se fate l'altro castello magari selezionate altre mostre anche momentanee che è meglio. Sì, esatto. Allora, siamo al momento della conclusione di questo viaggio, un'esperienza che consiglio di fare a tutti quanti, almeno una volta Valle d'Aosta in moto, se non ci andate direttamente come noi e vi capita anche solo di passaggio, magari per andare in Svizzera, magari per andare in Francia, godetevela perché merita. Detto ciò, come degna conclusione, ok che ci siamo divertiti, ok siamo andati in moto, ok tutto quanto, ma a questo punto tiriamo pure un po' le somme di quanto abbiamo speso. Allora, precisiamo che siamo stati fuori 8 giorni, di cui 2 praticamente sono stati bruciati quasi per il trasferimento. Mi piace ricordare che siamo arrivati con la benzina a 2 euro di nuovo, però non è più un problema. E i caselli ci sono costati ben 62 euro, seppure non abbiamo percorso così tanta autostrada, anzi la maggior parte è stata Aurelia e poi gli ultimi pezzi arrivati da Genova in poi praticamente sono stati autostrada, quindi anche lì per passare in mezzo a cantieri aperti. Ma per questo faremo med per il sociale in un'altra occasione. Comunque,
Spesa totale 1.745,85 euro. Un po' misto, benzina solo 210 euro, l'Africa Twin fortunatamente nonostante a pieno carico con passeggero e tutto quanto si è comportata bene. Quando abbiamo voluto aprire un po' di più il gas ci siamo divertiti, ma non siamo finiti in bancarotta, grazie appunto alla bontà di questa moto, mentre mi stanno mangiando vivo gli insetti. Diciamo che per essere stagione piena siamo stati anche molto bravi, Sì. penso che anche la cameraman lì dietro sarà d'accordo, esatto, manda un bel pollice in su. Sicuramente ci ha aiutato tanto anche essere, diciamo, motociclisti 2.0, 3.0, quindi con tante applicazioni. Booking per le prenotazioni, abbiamo avuto un netto risparmio anche scegliendo i posti, vedendo insomma un ampio ventaglio, e in stagione piena non è stato facile spendere solo 600 e passa euro di pernotti, quasi 700. Posso dire anche una cosa? Considera anche che per i giovani quest'anno con la carta giovani avevamo tipo un 10% di sconto e Booking l'applicava. Ancora ci ha quotato giovani? Sì, ancora ci ha quotato giovani. Vedi. Carta giovani mi sa fino ai 35 anni, Allora, credo. abbiamo ancora altri Quindi 5 anni quello almeno e poi ci siamo mossi tanto in anticipo. Sì, quello è vero, abbiamo prenotato 4 mesi prima. E siamo stati ancora più bravi perché abbiamo preso il minimo E indispensabile. considerate che alcune delle strade, dei giri che abbiamo fatto ai tempi, quando abbiamo pianificato quei giri, non ce le dava infatti aperte, quindi ho dovuto rimettere mano una seconda volta perché appunto l'abbiamo siamo- prenotato sotto periodo invernale e i giri l'avevo pianificati sotto periodo invernale, e molte di queste strade facevo, ma perché è chiuso? Giustamente perché erano passi di montagna e d'inverno dicono dove vuoi andare a morire. E un'altra cosa che ci ha aiutato molto, nonostante comunque dei costi abbastanza elevati per quanto riguarda i ristoranti, è anche diciamo The Fork, che ci ha dato accesso a buoni sconti, e non per questo vuol dire che siamo andati a mangiare a risparmio o male, però sicuramente ha aiutato per risparmiare in alcuni frangenti, in altri non ci siamo riusciti, ma insomma eravamo partiti già con l'idea che avremmo speso dei soldi per questa vacanza, e anzi siamo rimasti molto contenuti nelle spese, quindi non privandovi di nulla, perché non ci siamo privati di niente. Aperitivi, regalini, quelli che abbiamo potuto portare indietro Con la moto. noi, sfizi vari, gite, visite ai castelli, che anche quelle comunque hanno inciso sul costo finale. Se volete potete comunque spendere una cifra onesta e divertirvi ugualmente, quindi rimane alla portata, ovviamente ci vuole giusto un po' più di criterio nella scelta delle cose da fare. Detto ciò, io penso che ci siamo congedati, questo video sarà un lungometraggio degno dei film, non lo so, di Quentin Tarantino, di quelli proprio 3 ore, spero che vi sia piaciuto, e se questo format insomma può piacere vi porteremo magari più spesso in maniera così approfondita in vacanza con noi, se no ce lo teniamo noi come filmino delle vacanze e va la pigliate in saccoccia. Detto ciò, lasciate un commentino qui sotto se avete anche dubbi, se state pianificando di andarci eccetera. Noi ci siamo andati da neofiti totali della Valle d'Aosta e ne siamo usciti molto bene, e con una bici in più per quanto mi è piaciuta, quindi questa è un'altra storia che vedete in altri video. Iscrivetevi al canale per stare aggiornati sui successivi caricamenti qualora ancora non l'aveste fatto, attivando la campanellina perché YouTube tanto con le notifiche è un disastro. Se il video vi è piaciuto lasciate un pollice in su e condividetelo con i vostri amici. Noi come sempre ci vediamo in un prossimo video. Un lampeggio dal vostro Mad Horse e dalla cameraman Medina. Ciao!